Buongiorno ragazzi, oggi Angie è in compagnia della Triumph Tiger 660 Sport e allora abbiamo provato, non so in quale settimana uscirà il video, la sorella dalla quale deriva, cioè la Trident 660. Abbiamo qua lo stesso motore, un interasse che chiaramente cresce di 17 mm, ora quota 1417, abbiamo 80 cavalli, 82 cavalli e un peso che sale ovviamente da 189 arriva a 209 kg con il pieno. Questo motorino eroga però l'85-90% di coppia già da 3800 giri, quindi praticamente questo significa che voi tutto quello che questo motore vi eroga ce l'avete sempre più o meno in mano. È rapportato molto bene, sono molto corti, a 130 più o meno dovrebbe essere poco sopra i 6000 giri. Abbiamo una ciclistica molto semplice come sulla sorella, nel senso che di regolabile c'è soltanto il mono con la precarica molla, la forcella Showa anche per la sorella, avvicinati che facciamo vedere, ha i tappi, chiaramente non è regolabile, un manubrio più stretto rispetto alle crossover alle quali siamo abituati, ma ci sta perché la moto è molto compatta, piccola. Vi faccio vedere la zona di calzata molto stretta, vi faccio anche vedere se siete 1,70 come toccate comunque bene, quasi. Io che sono 1,70 riesco a toccare con la pianta più o meno, moto su cui tocco con la pianta sono poche. Il passeggero, andiamo a vedere la zona dedicata al passeggero, come si trova. Le gambe sono abbastanza raccolte, la sella è sicuramente uno schiumato più sostenuto rispetto alla sella pilota e abbiamo la possibilità di avere, cosa che non hanno neanche le sorelle maggiori, le borse laterali che sono integrate nella coda. E quando io ho delle moto, ancora vedo delle moto nel 2024 che non hanno questa soluzione, mi fanno innervosire, perché per esempio io come tanti altri avrebbero poi i telaietti che quando li smonti non sai dove metterli. Pedane sulle quali si riesce a dare un buon carico, la gamba è abbastanza, vedete questa è l'angolazione che voi avete, la triangolazione comunque è buona, nel senso che la posizione di guida molto eretta, rilassata. Se avete un 41 non andate a toccare, a interferire con la pedana passeggero, mi segnalano che se avete un piede di 45 andate a toccare, quando tenete in punta andate a toccare. Diciamo che nella guida turistica, dove lo tenete un po' più sull'avampiede, non dovrebbero esserci problemi. Quadro strumenti molto piccolo, navigazione che se la collegate con il cellulare avete turn by turn, quindi riuscite comunque a vedere qualcosa. Poi si comanda qua dal blocchetto, come per la sorella non c'è il lampeggio, nel senso che con un click è una cosa che questa mi impressiona, non avere il lampeggio degli abbaglianti. Sapete che sono fissato anche sulle leve, ma queste cifre lo so che però non sono né regolabili né uguali, sono leve molto anni 80, va detto. Una ciclistica equilibrata, moto bilanciata, semplice, funziona bene, da subito voi la usate, sia che voi siate un neofita, sia che voi non abbiate velleità di avere una moto diciamo di chissà quale livello, però nel suo range di prezzo, e sto pensando a tutte le altre moto che ho provato, soprattutto non vado troppo indietro, ma diciamo in quest'ultimo anno, sotto i 10.000, devo dire che se la batte alla grande, anzi probabilmente forse, se diciamo che l'elemento di spicco magari non è il motore, perché è molto lineare, finisce abbastanza presto e lo avete sempre uguale sia dai 3000 che dai 6-7000, regime oltre il quale è inutile onestamente andare. Però poi diciamo che la struttura della moto, la ciclistica, il telaio segue molto bene quello che volete fare, se non con i limiti di una moto che ha un mono non regolabile, una forcella non regolabile, e comunque una moto che si chiama C-Sport, ma è una moto con la quale farai, soprattutto la vedo benissimo nell'ambito cittadino, e la vedo molto bene anche in una guida rilassata, perché no, anche in due. Il cupolino, come vi dicevo, è regolabile molto facilmente anche in movimento. Posizione di guida, come vi dicevo, è retta, e direi che più o meno è come sulla sorella, non cambia, la triangolazione non cambia, direi granché. Per il resto quindi moto compatta, forcellone lungo per avere trazione meccanica,
e una ciclistica moderna, una moto che vi invito ad andare a provare da BM Moto Triumph Genova. Da Rangi direi che è tutto e ora ci godiamo l'onboard. Ciao! Buongiorno, eccoci ragazzi, Tiger Sport 660. Finalmente un po' di onboard. E allora, come si muove questa piccola moto sportiva? Ci si muove bene in sella, motore poco più di 80 cavalli, l'80% 90 della coppia disponibile a 3800 giri, veramente molto pastoso. Poi abbiamo un parabrezza regolabile che si può fare anche in movimento, vedete? Cambia un po' anche l'aspetto della moto, ma per chiaramente l'autostrada vi consiglio la posizione rialzata. Si vede molto bene dagli specchietti, vibrazioni contenutissime, fino a 4000 non ce ne sono. Questa è dotata del cambio elettronico disponibile come optional, un motore che aggredisce bene dai 4, 5, 6, molto lineare. Certo non arrivano botte di coppia, 209 kg in ordine di marcia, ma una ciclistica che è molto equilibrata, molto bilanciata. È molto sensibile anche però, e le pedane sono correttamente posizionate. La sella me l'aspettavo più dura, invece mi ricorda molto quella della precedente prova della Trident 660. Comunque vi mette veramente tanto a proprio agio dai primi metri. È una moto molto facile e intuitiva, un manubrio largo non troppo, il giusto direi. È una moto a misura d'uomo, umana, seduta calzata stretta. Chiaramente la sella è più alta della sua sorella Trident 660, dalla quale deriva. Abbiamo un interasse che cresce di 17 mm rispetto alla sorella Trident 660, quote ciclistiche che si adeguano, un motore che in autostrada gira a 6000 giri, poco più, dove compaiono le prime vibrazioni sulle pedane. Si riesce a dare abbastanza carico sulle pedane. Quello che mi piace, come sulla sorella, abbiamo un buonissimo equilibrio generale, abbiamo una leggerezza che veramente vi aiuta, ed è molto bella la zona di calzata che è stretta come sulla sorella Trident, non va ad allungarsi. Mi piace, sapete, quando ci sono le superfici lisce qua a contatto sulla gamba che permettono un buon movimento sulla sella quando siete nella fase di appoggio in curva. Un cambio che è molto ben spaziato. Voi praticamente con la sesta, con questa moto, potete farci tutto, perché guardate a quanto riprende. La sto usando a 40 km/h, 50. Motore non ha una vibrazione, ride by wire, gestione del gas molto buona. Ha soltanto, come sulla sorella Trident, un lieve on off, ma proprio poco, ma più che altro sì, lo riuscite comunque per essere un 660, ragazzi, è proporzionato al fatto che è un 660, lo riuscite a gestire comunque benissimo, non è fastidioso, questo ve lo devo dire. Abbiamo delle forcelle che sono abbastanza scorrevoli, non sono molto sostenute, anzi per niente sostenute, sono molto rivolte in ottica turistica. Il mono è un pochino più secco, permette soltanto la regolazione della precarica. Ragazzi, vi ricordo che questa moto è offerta, questa prova, grazie a BM Moto Genova. Andate a trovarli, questa moto è a disposizione per tutti voi, la potete provare e poi comprare, perché è una moto che per la cifra sotto i 10.000 euro, le competitor ce ne sono tante, ma il gusto dell'inglese devo dire che non è niente male per il bilanciamento generale, per la facilità. Una frenata che comunque freno posteriore è buono, mordente ce n'è tanto, ma non avete neanche così tanto bisogno, per esempio a centro curva, di utilizzarlo per correggere, perché l'equilibrio che ha non allarga, non ha sottosterzo.
quindi devo dire che è promosso a pieni voti. Di aria ve ne toglie tanta in questa zona, ve ne arriva soltanto un po' sopra il casco, ma adesso io ho il cupolino in posizione rialzata. Ecco, il cambio non mi fa impazzire, il cambio, perché è abbastanza gommoso, però è molto preciso. È soltanto questa sensazione di un pochino di gommosità, ma è molto preciso e anche rapido. Come vedete, a queste andature 80-70 vibrazioni non ne avete praticamente, poi compaiono soltanto un pochino sulle pedane, la leggera frenata per entrare qua, ma quasi è talmente comunque leggera e agile e piccola, perché 1417 di interasse, che praticamente, ragazzi, voi non dovete neanche spostarvi con il corpo. E poi arrivate terza, qua sì che sto correggendo col posteriore, ottimamente portata la corda, riprendi il gas in mano, qua l'on-off non mi ha dato per niente fastidio, questo vi stavo dicendo che ce n'è proprio poco. Sto entrando coi freni in mano e si fa portare proprio comunque bene questa moto, facile, si riesce a dare un buon carico sulle pedane. Vi ho fatto notare sulla sorella, non volevo dimenticarmi, dei fari a LED molto carini. Chiaramente, ragazzi, tutto paragonato e proporzionato alla cifra alla quale viene offerto. Le verniciature e anche gli accoppiaggi sono molto precisi, molto belli. Anche qua, come sulla sorella, anche se qua l'operazione è un pochino più facile perché è carenata, ma comunque mi piace l'ordine, che si vedono soltanto un po' i cablaggi sopra la testa, ma comunque anche, guardate, anche le pedane cromate, il paratacco, anche la coda è molto carina, come vi dicevo, guardate come sono inglobate gli attacchi per le borse laterali, la regolazione della precarica molla, guardate com'è carina. Effettivamente queste sono valori aggiunti per una moto, rispetto, che possono essere, diciamo, elementi che vi possono far scegliere questa moto piuttosto che un'altra. Il paramani non sono di serie, così come forse ve l'ho già detto, ma anche il quick shift non è di serie, che è d'obbligo, mettetelo, perché non so, non mi verrebbe più da guidare una moto senza il quick shift. So che non tutti siete della stessa opinione. Belle anche le maniglie, direi che quando su altre moto di questa cifra, o anzi anche superiori, vi dicevo che certe cose mi sembravano un po' più cheap, su questa devo dire che non riscontro la stessa cosa. Specchietti, vi ho già detto, si vede molto bene dagli specchietti durante la guida, non vibrano, mi piacciono anche i comandi, i blocchetti, nulla da dire su anche il forcellone, mi piace molto, ma d'altronde sono gli stessi elementi che potete trovare anche nel mio video della Trident 660. Da Angie ora è veramente tutto, ciao ragazzi.